Ciao a tutti amici e amiche del mio canale e soprattutto ben ritrovati in questo nuovo video. Questo non sarà un video di volo, ma sarà un video dove ammireremo il gonfiaggio di 31 mongolfiere qui a Mondovì per il raduno aerostatico internazionale dell'Epifania, che quest'anno è arrivato alla 36esima edizione. Siamo proprio il giorno dell'Epifania, al pomeriggio ci sarà una caccia alla volpe come gara, cioè una mongolfiera decollerà prima delle altre mongolfiere, poi dopo un 5-7 minuti le altre mongolfiere decolleranno per andare a cacciare la volpe, quindi a cacciare la mongolfiera che è partita per prima. Questa mongolfiera atterrerà dopo circa 15 minuti, lascerà a terra una croce più o meno di 10 metri e le mongolfiere che seguono la volpe dovranno lanciare il loro sacchetto di riso e chi arriva più vicino alla X della croce vince la gara. Questa è uno dei decolli più spettacolari perché ovviamente le mongolfiere sono già tutte gonfiate e quindi partiranno insieme, quindi sarà uno spettacolo stupendo, veramente stupendo. Per fortuna proprio nella provincia di Cuneo e di Torino abbiamo il sole, in tutto il resto d'Italia sta nevicando e piovendo e quindi siamo veramente un'isola felice. Non mi resta che darvi un arrivederci al prossimo anno qua da Mondovì e come al solito, se vi piacciono questi video, like al video e iscrivetevi al canale. Facciamoci un walk around e vediamo il decollo in simultanea. Toppino, che bello! Ecco che c'è Chicca che si sta alzando, l'orsacchiotto. Guardate che spettacolo, bellissimo. È vietato ritornare, non so francamente nel pomeriggio, uno potrebbe anche ritornare al punto di partenza. E parlando di patroni particolari, vediamo un po' nell'angolo del campo, un pallone molto così, sempre
Vi ricordo che in uno dei primi raduni siamo saliti molto in alto a livello della vetta del Monviso e riuscivamo a vedere luccicare il mare dalla parte di un'emozione enorme. Tra l'altro ricordo il pubblico che c'è quindi qualsiasi informazione particolare potete rivolgervi all'Info Point. Vi ricordiamo che in questi giorni di Rotondo non si muovono gli equipaggi già formati, poi con alcuni ok, mentre si può il web su internet potete moltissimi operatori direttamente non è assolutamente quella nera come darsi gialli avanti. Ragazzi, guardate che magnificenza, 31 mongolfiere tutte quante gonfiate, guardate qua che spettacolo. Adesso stiamo aspettando i 4 aeroplani dall'Aeroclub di Torino che sorvoleranno la manifestazione e poi decollerà la Volpe e poi bruciatori a martello, tutti schizzeranno alla ricerca e all'inseguimento della Volpe. Buona visione! Che spettacolo! Guardate che spettacolo! L'ultimo passaggio. Quindi grazie, un applauso a questa sorpresa. Ah, manifesto, ce l'abbiamo sotto la schizza è stata rimossa, abbiamo la volta più sotto il naso. Ed ecco che decolla la Volpe e si tratta del pallone dei due piloti Emanuele Ghio e Filippo Curti con il loro Cameron Z105. La direzione è quella di Mondovì città. Nessuno ce la vuole svelare, perché poi ce la vuole svelare. Bellissima questa immagine della Volpe che sta scappando e tutte le altre mongolfiere che sono prontissime per decollare. Vedete che sono belle gonfiate, sono prontissime per decollare, stanno solamente aspettando il go da parte della direttrice di gara Donatella Ricci. Guardate, è questa tipologia di gara è veramente uno spettacolo. Ecco, c'è anche una ritardataria, ma vabbè.
Sono passati 7 minuti ed ecco il primo decollo. Si tratta del monregalese Giuseppe Blangetti con il suo Ultramagic S70. Nelle retrovie spunta anche il bellissimo Ultramagic B70 della croata Marija Miklosic. Ed ecco qua, bellissima, una delle special guest di questo raduno, la Pantera dell'inglese Richard Pugh, un Ultramagic M90. Intanto di dietro si vede anche il Cameron Z90 di John Aimo su cui abbiamo volato il primo giorno, vi metto il link in descrizione. Ed ecco l'altra special guest, l'orsacchiotto, il Chicca, lo Cameron Sport 90 del olandese Edgar Vermeulen. E intanto sono decollati anche il francese Vincenz Bruno con la sua Special Color di Annonay, il monregalese Orlando Rossellino, lo svizzero Gael Cardon con la sua gigantesca Ultramagic T210, mentre prima tutta gialla la mongolfiera del romano Maurizio Saveri con la sua Linstrad LTL 105. Ecco anche il Pal di Stelle di Riccardo Data e il bellissimo Ultramagic S70 di Paolo Bolanno su cui ci abbiamo volato l'anno scorso e anche quest'anno. Paolo è uno degli altri veterani qui a Mondovì ed è il costruttore di quasi tutti i bruciatori a livello mondiale di queste mongolfiere. Ecco, bellissima questa inquadratura del 83enne Paolo Bonanno. Decollo anche per il Kubicek BB51Z di Massimo Arnaud ed il suo Silva Team, Massimo pilota romano trapiantato a Milano in quanto controllore radar a Milano Malpensa. Spettacolare questo colpo d'occhio di tutti questi colori in questo cielo azzurro. Questa è una fase molto critica del volo, in quanto con questo decollo all'unisono il pilota deve stare molto attento in quanto non vede sopra, quindi non sa se sopra ha una mongolfiera e quindi rischia di schiacciare la cesta qualora avesse una mongolfiera che la sovrasta. Quindi il pilota deve avere una awareness del cielo intorno a lui veramente, veramente assoluta. Decollo anche per il pilota milanese Riccardo Trombetti con il suo Linstrad LTL 90, che è un po' il simbolo di questa manifestazione in quanto è, diciamo, il pallone ufficiale della città di Mondovì. Fino a qualche anno fa il Mondovì aveva un altro pallone giallo di Mondovì in dotazione a Giovanni Aimo. Questo pallone era stato dismesso e questo è il nuovo pallone istituzionale voluto dalla città di Mondovì. Intanto vediamo anche il monachese Alain Krutensky con il suo gigantesco Ultramagic M120 pronto al decollo. In queste immagini l'inglese Andy Martin con il suo Cameron C90 che sta più a Mondovì che in Inghilterra. Giriamo la telecamera e troviamo un'altra special guest di questa edizione, cioè il bellissimo Cameron Colt AS 120 MK2, il dirigibile dell'inglese Daniel Wade. 6.000 metri cubi di aria calda da gonfiare, 2 posti e un Rotax 582 dietro che lo spinge. Spettacolare.
Decollo anche per Paolo Oggioni e il suo Cameron Z90. Paolo è un altro dei veterani piloti qui in Monregalese, è stato presidente dell'Aeroclub Mondovì ed è stato anche, credo, uno degli unici italiani a diventare giudice di gara internazionale per la FAI. Siamo agli ultimi decolli, ecco che vediamo Alex Kurt ed il bellissimo topone di Andrew Olli, Kif the Thief. Andrew, che è un veterano di questo raduno, ne ha vinti anche parecchi, ed ecco il monachese Alain, bellissimo con il suo gigantesco Cameron che in modo sempre sobrio decolla facendosi sentire in maniera, diciamo, soft. No, Alan è anche lui un veterano di questo raduno, è un pilota simpaticissimo, è veramente un piacere stare accanto a lui. Uno degli ultimi a decollare è Giorgio Bogliacino, detto Bobino perché è il figlio del mitico Boba, con il suo Cameron Z77, è l'attuale presidente dell'Aeroclub di Mondovì e quest'anno è stato anche il vincitore di questa 36esima edizione di questa magnifica manifestazione di volo. Signori, da Mondovì, dal 36esimo raduno aerostatico internazionale dell'Epifania è tutto. Grazie per la visione e come al solito, se vi piacciono questi video, like al video e iscrivetevi al canale. Ecco con l'ultimo mongolfiere che gobbia. Ciao!